Buongiorno e bentrovati. Oggi vedremo insieme l'analisi di alcuni video che mi sono stati mandati ormai qualche mese fa e in particolar modo questi due video che vedremo oggi sono stati inviati da Maria Vittoria, che ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di analizzare i suoi video e niente, adesso vediamo un attimo quali sarebbero state le mie correzioni se io fossi stato lì direttamente con lei mentre che muoveva il suo cavallo. Ma prima di andare avanti ti voglio ricordare di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto, in modo da ricevere la notifica ogni volta che uscirò con un mio nuovo video. E se eventualmente ti piace il contenuto di questo video, fammelo sapere attraverso un like o attraverso un commento. Partiamo subito con la parte montata. Qui sta montando in freestyle perché è in capezza ovviamente e vediamo un attimo cos'è che per ora va tutto bene, sta camminando, quindi chiaramente le redini sono lunghe. Le redini in freestyle si devono utilizzare per un 20%, non di più, e niente da eccepire fino adesso, insomma è tutto regolare. Un po' di retromarcia adesso farà. Si vede un pochino male che è controluce, però diciamo che va bene lo stesso, si riesce abbastanza bene a vedere quello che accade. Quindi va a mettere un po' di pressione sulla capezza, il cavallo si rifiuta, diciamo lì c'è stato un piccolo errore, non so se l'avete visto, perché non ha mollato appena il cavallo è andato indietro, cioè il cavallo ha diciamo mosso un pochino la testa e lei però ha lasciato in quel momento lì. Adesso va bene, ok. Ok, per tenere il cavallo verso la recinzione usa una redine sola e questo è corretto. Ecco, qui avrei preferito che fosse entrata bene nell'angolo, però va bene lo stesso. Gli angoli vanno fatti bene, cioè, quando si entra nell'angolo si entra proprio nell'angolo e si taglia, però probabilmente lei voleva fare una volta, quindi va bene lo stesso. Ecco, qui in questo caso invece doveva entrare nell'angolo e chiudere bene. Quando si fa l'esercizio del segui il recinto dobbiamo entrare bene nell'angolo. Adesso si è fermata e va abbastanza bene perché ha usato una redine sola. Adesso sta cercando di fare una partenza al trotto, va benissimo. Ecco, questo è un errore perché sta tenendo le redini troppo tese, ok? Invece siamo in freestyle, quindi le redini devono essere lasciate libere esattamente come le teneva prima quando faceva passo. Adesso è tornata al passo e le continua però a tenere comunque non tesissime, ma comunque abbastanza corte, troppo corte per essere in freestyle. Ricordiamoci sempre che freestyle è freestyle, non è finesse. Di nuovo, ancora redini troppo corte. Entrambe le redini sono tese durante la transizione, invece la transizione si deve fare con il linguaggio del corpo e poi eventualmente con una redine sola.
Le redini, pur essendo al passo, continuano anche qui a essere troppo corte. E qui c'è un problemino di assetto, in quanto siamo veramente un po' indietro con le spalle. Quando ci si ferma non si va a buttare indietro le spalle mai. Qui sta facendo una redine di controllo e va bene, perché come vedete la mano è sulla gamba come se si fosse data una pugnalata, quindi va bene questo, fino a che il cavallo non si ferma. Ottimo, molto bene. Questa prima parte era, diciamo, abbastanza corretta, a parte quelle 2 o 3 correzioni che avete visto. Qui adesso invece siamo da terra e va abbastanza bene la partenza. Qui c'è la richiesta di partenza al trotto e va bene, perché lei è ferma, non gira insieme al cavallo. La corda è corta, ci voleva una corda da 7 metri, perché quando si adopera le corde corte così i cavalli poi dopo imparano a tirare sulla corda e noi non ci rendiamo conto se il cavallo può darci un po' di più, un pochino più di flessibilità e un pochino più di rilassamento, perché praticamente è sempre a tirare sulla corda. Questo spesso comporta anche che tende a magari mantenere male l'andatura, perché ogni volta che tira sulla corda spinge anche sui nodi, e noi gli abbiamo insegnato, di solito gli insegniamo a andare indietro oppure a fare una transizione se sente pressione su un nodo. Ok, qui c'è il primo errore, adesso lo analizziamo meglio in seguito. Vedrete anche più avanti che la tendenza di Maria Vittoria è chiedere la transizione usando la posizione del corpo come per chiedere il disimpegno. Quindi o si fa lo yo-yo per chiedere la transizione o si fa il disimpegno per chiedere il disimpegno. Non si può fare entrambi, non è corretto, perché poi vedrete alla fine il motivo. Questa la partenza è corretta, ha fatto una fase 1, il cavallo è partito subito, va bene. Qui di nuovo lo stesso errore di prima. Ecco di nuovo lo stesso errore di prima. Quindi chiede la transizione usando il linguaggio del corpo per il disimpegno e poi dopo chiede il disimpegno con lo stesso linguaggio del corpo che avevo usato prima, e quindi qui nasce un misunderstanding nei confronti del cavallo, cioè per il cavallo, perché chiaramente in una situazione di questo genere il cavallo non può sapere se una volta con un movimento nostro gli chiediamo una cosa e la volta successiva con lo stesso movimento gliene chiediamo un'altra. Sembra a volte sciocchezze, no? Sembrano piccolezze, però come avete visto in questo caso Maria Vittoria continuava a chiedere in una maniera usando anche lo yo-yo, ma poi dopo alla fine ha chiesto nella stessa maniera il disimpegno. Dobbiamo cercare di essere consistenti e di usare gli stessi comandi per le stesse cose senza mai miscolare. Un errore che vedo fare molto spesso è quello di, quando si monta in freestyle, questo è un errore che fanno spesso chi viene dalla monta inglese, quando provano a montare in freestyle vanno a cercare il contatto sulle redini come quando montano
all'inglese. All'inglese è un pochino più come nei savi parelli, nelle aree parelli esiste il finesse, ok? E nella finesse montiamo con contatto, un 80% con contatto, un 20% senza contatto, mentre in freestyle è il contrario, cioè un 80% senza contatto e un 20% con contatto. E è importantissimo il freestyle perché prepara il cavallo per fare finesse senza andare a cercare l'appoggio continuo sull'imboccatura. Quindi quando facciamo freestyle dobbiamo ricordarci di non mettere mai tensione e pressione costante sulle redini, non dobbiamo mai prenderle corte, perché al momento che io prendo la redine corta la devo usare, quindi devo cercare di lavorare con le redini lunghe e essere veloce a accorciare la redine che mi serve, perché non uso quasi mai 2 redini contemporaneamente, le uso, ma le uso angolate in maniera diversa. Ok, posso fare la redine diretta, posso fare la redine di supporto, le posso mettere anche insieme, ma non sono 2 redini verso di me contemporaneamente, non sono 2 redini che vanno verso il mio addome contemporaneamente. E quindi nel freestyle io insegno la responsabilità al cavallo a rimanere nel suo equilibrio senza che io ce lo tenga, ok? Nella finesse invece faccio un pochino più di babysitter perché vorrò andare a lavorare su altre cose che ovviamente magari vedremo in un altro video. Di conseguenza in questo caso nel video che abbiamo visto oggi, essendo freestyle, perché finesse si fa con l'imboccatura e non con la capezza, oppure anche con il bosa ma non con la capezza di corda, nel freestyle non vogliamo andare a mettere sempre pressione sui nodi, perché a quella maniera se no abituiamo il cavallo a spingere sui nodi e a spingere sulla capezza, e invece noi vogliamo il cavallo leggerissimo. Quindi ricordatevi, freestyle è freestyle, finesse è finesse. Io dico sempre, chi viene dalla monta all'americana, che quindi tipicamente fa più freestyle, dovrebbe imparare a montare in finesse. Chi viene dalla monta all'inglese, che tipicamente fa più finesse, dovrebbe imparare a montare più in freestyle, per bilanciare le due cose e per insegnare al cavallo a rimanere nel suo equilibrio sempre, sia se usiamo l'imboccatura, sia se usiamo la capezza, sia se non usiamo assolutamente niente, come per esempio quando montiamo usando 2 stick oppure quando montiamo usando solo lo string intorno al collo. Spero di avervi fatto un pochino riflettere anche oggi su quello che è il mondo parelli e su quali sono le varie tecniche quando montiamo, quando lavoriamo da terra. E se vi è piaciuto il video fatemelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video.